Allora, ci sono 4 bambini dalle capigliature discutibili che passano il tempo a scaccolarsi e a giocare a giochi di ruolo. Un bel giorno uno di loro, Will, sparisce e va in un mondo sottosopra che è come il nostro, ma ha la fortuna di essere popolato da demogorgoni e non da persone. Sua madre è pazza e si accorge che le manca il figlio solo 20 puntate dopo, poi si mette a parlare con le luci. I 3 ragazzi, Mike, Dustin e Lucas, incontrano una strana bambina rasata di nome 11, che ha tipo dei poteri fortissimi, fa tipo così o così e fa cosa vuole e poi le esce sangue dal naso. Insieme ad altri si mettono a cercare Will e un'altra ragazza presa dal demogorgone. Spoiler, questa è morta malissimo. Gli adulti di Hawkins sono quasi tutti scemi e quindi il destino del mondo è nelle mani di questi scappati di casa. Nel frattempo Will gioca a carte con il demogorgone. Si scopre che c'è un portale per entrare nel sottosopra aperto da 11. Joyce e lo sceriffo Hopper vanno nel sottosopra per cercare Will e lo trovano vivo mentre fa l'aerosol e vissero felici e contenti tranne il demogorgone che sparisce insieme a 11 tipo Goku con Cell prima dell'autodistruzione. Mike è in depressione perché gli manca la pelata di 11 ormai scomparsa, ma forse no, perché è nascosta da Hopper e ha i capelli e passa la stagione a piangere fino a quella puntata che, oddio, che cosa è, ritrova la sua BFF 7. Will sta tipo in botta, forse perché a un certo punto si sniffa il Manflayer, un'entità gigantesca che fa cose. Will si mette a disegnare una riproduzione incredibile della mappa di Hawkins, tanto da fare concorrenza a Google Maps. La città nel frattempo è piena di democani poco affettuosi. Al gruppo si unisce Max, che prima odia tutti e poi odia tutti lo stesso. Alla fine cacciano i mostri e il Manflayer cuocendo a puntino Will. E poi alla fine chiudono il portale. Ovviamente all'ultima puntata della stagione. Ad Hawkins è arrivato un centro commerciale e tutti si divertono, tranne Steve e la collega Robin che ci lavorano. Così siamo arrivati a metà stagione senza che sia successo nient'altro. Si scopre che all'interno del centro commerciale ci sono i russi che non si sa come hanno aperto un altro portale. Il Manflayer prende forma tramite budella di carne umana, fantastico, e attacca i ragazzi. Hopper e Joyce chiudono la porta ma Hopper fa boom. RIP. Tutti sono distrutti, 11 ha perso i poteri e lascia Hawkins insieme alla famiglia di Will. La stagione inizia con nessuno che si caga nemmeno più di striscio o per sbaglio. 11 sta messa male, molto male, però poi spacca la faccia alla compagna di classe e poi torna pelata. Will è felice come sempre e innamorato di Mike, che non lo caga perché sta con 11. Jonathan si fa le canne. Hopper è resuscitato e si trova in Russia e viene salvato alla fine da Joyce e un altro pazzo. Ad Hawkins inizia una simpatica serie di omicidi con strani rituali, tipo così. Come è morto male. A farli è Vecna, che poi tramite i ricordi di 11 si scopre essere Harry, detto anche numero 1, detto il cattivo, detto quello, e prossimamente anche Cos'è o José per gli amici. Max viene presa da Vecna, ma mentre si solleva i ragazzi le mettono una canzone a caso di quelle italiane attuali e per lo schifo Vecna la rilascia. I ragazzi così preparano una trappola a Vecna usando Max e si mettono a fare un concerto rock nel sottosopra perché sì, fa figo. Ma qualcosa va storto e le sue ossa fanno cric e croc e va in coma. I ragazzi tirano poi una molotov a Vecna, che però poi sparisce in tempo. Hawkins si apre come una scatoletta di tonno e si scatena il delirio, l'inferno, la catastrofe. Nonostante i mostri, i militari, la quarantena, gente squartata ovunque, la fine del mondo vicina, ad Hawkins nessuno si è ancora accorto di nulla, confermando che sono tutti scemi. I nostri protagonisti, che ricordo essere 4 scappati di casa, elaborano un piano militare preciso e perfetto per fare ricognizioni nel sottosopra e ritrovare Vecna. Will è di nuovo in botta e scopre che può vedere quello che vedono i demogorgoni e quindi Vecna. Dustin viene menato di brutto.
tutto. Mike non fa niente. 11 fa corsi di zumba accelerati in vista dello scontro diretto con Vecna. Lucas assiste Max in coma facendolo ascoltare I per me, tu per te di Geolier. Holly, la sorella minore di Mike, che fino ad ora non aveva detto mezza parola, diventa improvvisamente la protagonista assoluta della serie e viene rapita dai Demogorgoni. I suoi genitori vengono scartati come regali di Natale, tra cui il padre, che fin qui era inutile e non verrà più cagato nemmeno dai figli. Vecna rapisce anche altri bambini, tra cui Derek, che... Succhiami il salsicciotto! Dategli subito l'Oscar. I ragazzi lo salvano dal rapimento di Vecna rapendolo a loro volta, insieme alla sua famiglia, che poi viene abbandonata in un fienile e probabilmente è ancora lì. Poi mettono in salvo altri bambini. Holly finisce nel mondo di Cappuccetto Rosso, dove trova anche Max, che è in coma, ma è anche lì, non si capisce niente. Hopper e 11 trovano nel sottosopra una base militare dove c'è, caramba che sorpresa, 7. Vecna torna con un nuovo outfit, li accoppa tutti, manda i Demogorgoni per catturare tutti i bambini e far fuori i nostri amici. Ma tipo colpo di scena incredibile, oh my god, Will ferma tutti i Demogorgoni, i suoi occhi sono bianchi e gli esce anche il sangue dal naso. 11 continua a non fare non si sa cosa. Max e Holly stanno per scappare dalla prigione mentale di Vecna e, visto il pericolo e il poco tempo, si mettono a fare un picnic, poi un po' di gossip e parlano della litosi di Lucas. C'è il portale di uscita di Max. Lei inizialmente pensa di entrare sulla tibia di Holly per scrollarsela di dosso, ma poi, colta da un leggero senso di colpa, intervista Holly sulla sua vita per farle apparire anche la sua porta, che appare, e ovviamente Holly è letteralmente in bocca a Vecna e probabilmente è più al sicuro dove si trova ora. Ma Max non gliene può fregare di meno, lei vuole andarsene e sayonara bella, e quindi trova scuse tipo dai, Vecna non è poi così male, la morte è sottovalutata, e poi dai, torno a salvarti, fidati di me, ti do conferma con un SMS, addio Smack. Poi camminano entrambe verso le porte come se fossero a passeggio sulle colline del Monferrato. Si sta per avvicinare lo scontro finale con Vecna e là fuori c'è il finimondo, la catastrofe, e Will ci tiene a far sapere a tutti con un monologo di 45 ore che non gli piacciono le donne. Ok, grazie, adesso lo sapete di me. E ho pensato anche, per rimanere così al passo coi tempi, di fare un elenco delle 10 cose che mi piacciono e delle 10 che non mi piacciono. Partiamo subito. Allora, le cose che mi piacciono sono le ciliegie, il sushi, i libri, il rumore della pioggia, il cazzo, Londra, D&D, le stelle, i murales, gli indovinelli. Poi le cose invece che non mi piacciono sono il caldo, le scale, la febbre, i formaggi stagionati, la figa, Charizard, lo spam, il calcio. Poi che altro c'è? Le ingiustizie e... sì, vabbè, i marsupi. Si scopre che il sottosopra è in realtà un ponte tra due mondi, Hawkins e l'Abisso, e altre cose che non hanno capito neanche quelli che hanno scritto la serie. Vecna usa i bambini per far arrivare l'Abisso sulla Terra, ma tramite un altro piano incredibile i nostri amici fermano Vecna, arrivano nell'Abisso in Rambo mode e in ben 3 minuti fanno fuori il Manflayer. Vecna liberano i bambini, fanno esplodere il sottosopra con dentro 11, che tanto era diventata inutile e quindi poteva sacrificarsi lei. Nel frattempo i Demogorgoni stanno a fare bordello in qualche spiaggia. C'è ancora un'ora di finale di puntata, ma la serie si trasforma in Dawson Creek e vissero tutti felici e contenti tranne 11 che è morta, o forse no, non si sa. Io ci credo, io non ci credo, non lo so. Tutti ritornano a scaccolarsi e a giocare a giochi di ruolo. Fine.